Buongiorno a tutti, buongiorno, sono Enrico Zilli, mi occupo della gestione digitale dei social media di Class e oggi siamo qua per parlare di Phygital Texas. Phygital è una parola di cui si è iniziato a parlare già da tempo, ma è diventata molto più presente in questi ultimi mesi per ovvi motivi e ne parliamo oggi con Fabio Sottocornola, che è Corriere della Sera, e con Giusy Bettona, che è CEO e founder di Class EcoHub, con Silvia Valeria Rinaldi, Chief Magic Officer di Sense Material Reality, e con Guido Gioioso, che è co-founder di WeArt. Lascio la parola a Fabio Sottocornola adesso. Prima di questo, però, vi ricordo che noi stiamo registrando questo talk e poi lo metteremo appunto disponibile sui nostri canali da domani. E chiedo a tutti quanti cortesemente di spegnere il microfono in questa prima fase di talk e poi dopo lasceremo uno spazio appunto per tutte le interviste, domande e quindi possiamo partire. Fabio, a te la parola. Grazie Enrico, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno ai nostri ospiti. Certo, di Phygital si parla molto adesso, se ne parlava già prima della pandemia. Il virus ha accelerato in qualche modo la nostra modalità di essere digitali, di vivere le esperienze di acquisto, ma non solo quelle. Quando un oggetto fisico si connette a una piattaforma, diventa in qualche modo un'informazione, quindi veicola e crea anche un'esperienza, e questa tocca vari aspetti della nostra vita. Eppure di Phygital si parla quasi sempre dal lato del consumatore quando si devono fare degli acquisti, però ci sono aziende, e questa mattina ne abbiamo qui con noi, che portano questa tecnologia o modalità di operare Phygital dentro i propri processi produttivi. È una nuova frontiera e in qualche modo ne parliamo appunto con i protagonisti. Io non voglio rubare altro tempo perché sono molto curioso, credo tutti voi, di sentire quello che hanno da raccontarci. Partirei allora con un primo giro, anche abbastanza veloce, di conoscenza, per farci dire, diciamo, voi che cosa fate, cosa fa la vostra azienda? Giusy Bettoni di Class. Buongiorno a tutti, grazie per aver pronunciato bene il mio nome, Giusy Bettoni. Mi occupo di Class dal 2007, da quando siamo partiti, qualche tempo fa in tempi non sospetti. Il nostro obiettivo da sempre è quello di coinvolgere tutta la catena di fornitura del sistema tessile, per cui questa grande complicanza che va dal filato per arrivare a un capo finito, e che oggi non finisce lì perché parla anche di comunicazione, e cerca di inglobare all'interno di questa catena tessile, attraverso degli strumenti strategici e consulenza, la dimensione della responsabilità, della sostenibilità, che è un grande tema sia dal punto di vista, diciamo, di tutto quello che è materiale, gli ingredienti e i passaggi che servono per fare queste collezioni, ma che è diventato ancora più importante, e già prima del Covid, come diceva giustamente Fabio, è come comunicarle poi questi valori, queste unicità che difficilmente si riescono a vedere a occhio nudo o di cui non si possono parlare tramite romanzi. Per cui per noi il Phygital era già diventato prima, e grazie alle aziende di cui sentiremo parlare a brevissimo, era già diventata una realtà e oggi ha subito un'accelerazione grandissima. Bene, grazie Giusy. Silvia Valeria Rinaldi, Chief Magic Officer di Sense Immaterial Reality. Che cos'è Sense Immaterial Reality, ma soprattutto che ruolo è il tuo, che mi incuriosisce moltissimo, di Chief Magic Officer? Allora, buongiorno e grazie per l'invito. Il Chief Magic Officer è, diciamo, responsabile della magia, perché più o meno è quello che facciamo.
Io, diciamo, con i miei colleghi portiamo avanti questo progetto ormai da un po' di anni, dove il centro, diciamo, è l'illusione, la simulazione, passare più che altro delle sensazioni. Ed è un pochino quello che vogliamo fare in diversi ambiti. Noi ci occupiamo e lavoriamo con aziende tessili primariamente, e poi con tutto l'ambito della moda, quindi anche prodotto finito, con capi finiti, ma anche accessori e quant'altro, che possa essere, e creiamo questi strumenti che possano essere un aiuto sia per la parte dell'e-commerce che per la parte della prototipazione, che per la parte proprio di commerciale, quindi di vendita, e di aiutare anche appunto la forza commerciale ad utilizzare la digitalizzazione al fine anche di aiutare quello che è la sostenibilità, cercando di supplire diciamo, al campionario fisico quello digitale, quindi quello 3D, tramite la realtà immateriale, da cui il nome dell'azienda, che è un'evoluzione della realtà aumentata tradizionale, alla quale noi abbiamo voluto dare una serie di plus, sia a livello qualitativo che proprio il magic dell'illusione, dell'avere un oggetto come fosse vero, dove si fa fatica a distinguere l'oggetto reale da quello immateriale, e dare la sensazione che quello che abbiamo di fronte come modello in realtà aumentata o immateriale sia un oggetto fisico al quale proprio manca solo la componente materica. E il fare le magie è far comparire degli oggetti che in realtà non esistono sul tavolo, nelle stanze, negli ambienti dei clienti che andiamo a visitare, o comunque dei fruitori delle nostre app. Quindi io, con la mia bacchetta magica, che nello specifico è un cellulare solitamente, faccio apparire borse, vestiti, tessuti, accessori di vario genere e tipo, proprio in scala 1, proprio come se gli portassi tutto uno showroom in una valigia, solo che è grande così più o meno. Perfetto, grazie anche a Silvia. Guido Gioioso è co-founder di WeArt. In qualche modo anche voi fate comparire o fate apparire oggetti che non ci sono, li fate sentire. Guido. Esatto, sì. Intanto ciao a tutti e grazie per l'invito. Sì, la nostra magia, diciamo, si concentra su uno dei sensi che al momento non appartengono alle nostre esperienze digitali a cui siamo abituati, ma che è il prossimo senso adesso, che sarà digitalizzato e quindi introdotto nelle esperienze digitali. Sto parlando del senso del tatto. La tecnologia di WeArt è proprio nasce proprio con l'idea di digitalizzare sensazioni tattili, e lo fa con una tecnologia hardware che noi assimiliamo all'equivalente di un microfono e uno speaker per il senso del tatto. Questa tecnologia può essere integrata ai dispositivi piccoli così, che possono essere indossabili o portatili, e che sono in grado, appunto, agendo come un microfono e uno speaker, sia di registrare sensazioni tattili e proprietà tattili di oggetti, sia di riprodurle, quindi agisce sia come microfono sia come speaker, per realizzare la remotizzazione nel tempo e nello spazio di proprietà tattili e di sensazioni tattili, allo stesso modo, cioè così come avviene per le immagini e per l'audio, noi lo facciamo per le sensazioni tattili, e questo apre, diciamo, una vastità di applicazioni molto ampia, e soprattutto, diciamo, molto interessante per mercati come quello del fashion, del tessile e anche dell'arredamento. Perfetto, grazie anche a Guido. Io tornerei da Giusy, perché i temi che abbiamo cominciato a vedere, insomma, a delineare, appunto, il mercato, il tessile, la comunicazione, di cui ci ha parlato prima Giusy. Ecco, come la comunicazione è uno strumento fondamentale, insomma, per affrontare le nuove emergenze, dal Covid-19 alla sostenibilità, che è un trend, almeno dicono gli economisti, un macro trend che è qui per rimanere, insomma, come peraltro il tema della protezione dalla pandemia. Come si sta muovendo il mercato verso queste direttrici? Allora, partiamo dal presupposto che noi siamo stati orgogliosissimi
già nel 2019 di aver cominciato a muovere i primi passi sia con Sense in Material Reality che con WeArt, perché abbiamo visto tutta la potenzialità quando ancora non ci si cioè potevamo viaggiare, avevamo le fiere, avevamo tutto, ma questo era già un tassello che mancava prima in una comunicazione di nuova generazione. Perché se è vero che stiamo andando in una direzione come mercato dove l'innovazione deve diventare sempre più responsabile, l'argomento della protezione oggi mai è super importante, è altrettanto importante essere in grado di poterle comunicare queste cose. E molto spesso la comunicazione è anche un qualcosa che non è detto che avvenga tutti i momenti in maniera fisica, perché non tutti possono andare a una fiera, non tutti possono viaggiare, e abbiamo una nuova generazione di designer e di anche creatori, anche di materiali, di nuove tecnologie, che non ha la possibilità di accedere a tutte quelle che sono le fonti, diciamo, istituzionali per presentare dei prodotti. Per cui per noi era già diventato importante riuscire a incanalare all'interno della nostra piattaforma, insieme ai materiali, per cui noi abbiamo tutta una parte dove cerchiamo di dare gli strumenti più importanti per cercare di costruire una collezione, per cui dai materiali alle tecnologie, alle tinture e finissaggi, e all'interno di questo abbiamo messo per la prima volta una tecnologia di comunicazione visiva e rispetto al tatto, perché comunque è fondamentale avere questo complemento. Perché è così complementare? Perché altrimenti come facciamo a passare dei valori che difficilmente riusciamo a cogliere se non abbiamo integrato nella nostra comunicazione questa nuova dimensione. Per cui se andiamo a fare una innovazione di nuova generazione, la comunicazione la deve seguire. Chiaramente con il Covid cosa è successo? Accelerato, ha dato una spallata grandiosa sia alla parte, diciamo, di responsabilità, perché finalmente abbiamo capito che fare responsabilità o sostenibilità non è solo usare un cotone organico o un poliestere riciclato, con tutto il rispetto per questi materiali, ma significa andare a tracciare, a fare trasparenza intorno a tutti quelli che sono i processi e a conoscere meglio come facciamo le cose, dove le facciamo, senza pregiudizi, ma sapere, conoscere è già un punto di riferimento, soprattutto per un consumatore che fino ad oggi ha chiesto molto spesso di avere e di capire, ma difficilmente la comunicazione, qui torniamo di nuovo alla comunicazione, non è stata in grado di dare sia per diciamo strumenti, ma anche perché quando si parla di sostenibilità nella comunicazione ci si riferisce normalmente solo alla sostenibilità o solo all'innovazione. Le due cose insieme era molto difficile unirle. Per cui spallata questo, ma spallata soprattutto alle tecnologie, chiaramente, perché a questo punto è diventata una necessità, non è una scelta strategica lungimirante, ma è un qualcosa che ti serve già da domani. E so che i centralini dei nostri amici sono impazziti, sia di richieste nostre, perché a noi a Class è arrivato di tutto e di più, ma anche a loro direttamente, cioè erano già famosi prima dal mio punto di vista, perché fare queste cose italiani da Milano e da Firenze è una grande cosa. A questo punto a livello internazionale la cosa è partita, anche perché Class lavora soprattutto a livello internazionale, per cui il mercato in grande movimento, in grande ricerca, soprattutto per creare dei nuovi sensi e dei nuovi, diciamo, modi di approcciare anche il tocco che servono in maniera fortissima e che sostengono quella che è la nuova generazione della comunicazione. Ecco, grazie. Ho sentito se c'era qualcuno che voleva intervenire, ma io vorrei andare subito poi da Silvia e da Guido, perché Giusy ha toccato degli argomenti che mi interessano, ma li approfondiremo. No, volevo rimanere un attimo con Class per capire e per chiedere a Giusy, ovviamente il tema della pandemia ha fermato tutti quanti per mesi, naturalmente chi lavorava già col mondo digitale o attraverso lo smart working ha continuato un po' ad operare. Ora lentamente ne stiamo uscendo, un po' faticosamente, ma diciamo gli indicatori ci segnalano che insomma i mercati stanno ripartendo. Come stanno ripartendo dal vostro punto di vista? Cioè che cosa chiede la filiera di nuovo che
non chiedeva prima del mercato e che cosa chiede il cliente, il consumatore, l'utente finale a un settore come questo? Immagino il tema della salubrità dei tessuti sia un po' un must, ma ci sono elementi nuovi? Allora, diciamo che questo periodo è andato a esacerbare, ma in maniera anche violenta, dal punto di vista del consumatore voi lo sentite tutti i giorni. Trasparenza, trasparenza, trasparenza. Vogliamo sapere oggi per la prima volta che cosa ci mettiamo, che cosa abbiamo. Cioè è vero che noi, per esempio, siamo molto attenti a quello che mangiamo. Il cibo ha fatto questa rivoluzione molto tempo prima, no? Rispetto al tessile. Però è indubbio che quello che ci mettiamo è a contatto con la nostra pelle, non lo mangiamo, non ci interessa questa parte ludica, però chiaramente vestiamo bambini, ci vestiamo noi ed è chiaro fin dall'inizio quando noi abbiamo il nostro A-Class abbiamo questo prospetto, no, delle dimensioni che un prodotto e un'azienda deve rispettare e chiaramente la tracciabilità e diciamo la salubrità non dico che è al primo posto, ma è a pari merito con la parte di design, perché il capo deve essere bello, perché non è che tutto d'un tratto siamo sostenibili e proteggiamo e ci dobbiamo mettere degli sacchi di juta, non funziona così, no? Però è chiaro che se la salubrità nella testa di molti era presente, ma poi nella parte di comunicazione non si vedeva, oggi è diventata al primo posto. Ecco, non dobbiamo fare l'errore, qui arriviamo anche al discorso del digital. Secondo me è fondamentale che il digitale e la parte fisica siano ben equilibrati perché uno sostiene l'altro, perché non possiamo vivere solo di digital, ma adesso abbiamo anche capito che non viviamo solo di fisico. Per cui è questa la grande opportunità che soprattutto il tessile sta cercando di affrontare con grande fatica perché non possiamo negarlo, soprattutto la parte diciamo trade a monte del tessile, il digitale era una cosa diciamo sì c'era, si faceva qualcosa, si può comprare qualcosa online, ma mi ricordo i primi passi anche di Sense piuttosto che di WeArt, cioè con diciamo, gli industriali tessili è stato un bel salto per loro e non vado oltre, giusto Silvia e Guido, però è chiaro che tanto è stato difficile, tanto adesso sono in prima linea perché è uno degli strumenti fondamentali per loro per andare oltre e finire di fare siti dove la prima cosa che tu vedi è una macchina che fa tessuti, perché non è quello diciamo, l'anima e il valore del tessile, ma è qualcosa di molto più importante che probabilmente sia il senso che il tatto devono saper riportare anche all'interno di un sito, per esempio. Perfetto, adesso arriviamo a Silvia e a Guido, quindi alla prima linea, ai centralini che stanno esplodendo, ma io, e anche qui vi farò qualche domanda, ma io vorrei prima con la nostra Magic Officer, con Silvia, capire se ci racconta qualcosa di più di come funziona, di come è stata costruita questa tecnologia che voi utilizzate. Voi siete una realtà italiana, se non ricordo male. Sì, noi siamo una realtà italiana, siamo nati da un'azienda, diciamo, mamma. Noi eravamo nell'ambito dell'aerospace, quindi proprio un mondo totalmente diverso, dove ci occupavamo diciamo, il team iniziale di Sensing Material Reality è nato in realtà nella divisione aerospace dell'azienda mamma e noi ci occupavamo di fare i simulatori di volo. Di elicotteri e diciamo di tool per il training dei piloti, quindi proprio un mondo totalmente diverso, ma dove utilizzavamo questa tecnologia comunque da tempo, perché era comunque per alcuni versi un settore molto più avanzato per queste tecnologie. Meno dettagli, perché non erano necessari al fine dello scopo di quegli strumenti, però la realtà aumentata, la realtà virtuale, l'idea di questa simulazione, non ci siamo improvvisati, diciamo, né dopo i Pokémon Go, giusto per dare un'idea della realtà aumentata che tutti l'associano a quello, diciamo lo usavamo già un 5, 6, 7, 8 anni prima. Diciamo quello è stato l'elemento che ha dato un po' il via, il boom della realtà aumentata. Noi l'abbiamo voluta poi all'epoca abbiamo
divisione interna all'interno dell'azienda, poi dopo ci siamo staccati e siamo diventati indipendenti e abbiamo portato tutto quello che era il nostro know-how, tutto quello che era la nostra capacità sia grafica che di simulazione in altri ambiti come quelli del tessile e della moda. Siamo stati visti all'inizio come degli extraterrestri, perché arrivavamo a dire ad aziende che comunque avevano del tatto, nel tatto il loro core business in un certo senso, quindi era proprio la cosa più importante, arrivavamo dicendo bene, bello, no, noi facciamo tutto creando illusioni e sensazioni, simulazioni, però senza la componente tattile, e quindi all'inizio c'è stato questo attimo di spesamento. Poi negli anni abbiamo spiegato che tutto era nato facendo vedere proprio degli esempi, quindi col telefono si poteva apprezzare comunque la trama, la qualità del colore, la qualità del tessuto, il movimento, quindi proprio la simulazione, il peso del tessuto. Poi abbiamo fatto delle evoluzioni, adesso lo applichiamo a dei manichini sempre virtuali, però per far vedere l'effetto di un abito standard realizzato con il tessuto virtuale in materiale nello specifico, e quindi è stata un pochino, questa è stata l'evoluzione, quindi dagli aerei al tessuti, poi alla moda. Comunque noi ci occupiamo anche di arte, di eventi, abbiamo fatto eventi anche legati a opere d'arte anche importanti come al Pol di Pezzoli quest'inverno con le opere di Leonardo da Vinci. Quindi comunque ci siamo un attimino messi in questo molto lontano da quello di origine, però a favore anche della sostenibilità, perché quello che vogliamo noi è dare la possibilità a tutte le aziende grandi e piccole, quindi non è necessario essere delle multinazionali del tessile eventualmente, di creare il proprio catalogo digitale con tutta la componente di simulazione, magari affiancata da dei campioni fisici, proprio per la questione del digital, però riducendo molto la necessità di produrre campionario e magari mandare una collezione completa solo con un campione per qualità del tessuto e tutte le varianti, fantasie, stampe, piuttosto che affiancarle con l'applicazione che ha tutte le caratteristiche del tessuto fisico. Quindi questo mix per noi è abbastanza importante e fondamentale proprio col Covid. Il Covid è stato, se prima era un nice to have avere un'applicazione di questo genere, adesso è uno dei pochi strumenti che le aziende avevano per inviare la loro collezione ai loro clienti. Proprio anche, come stanno rispondendo le aziende, la filiera produttiva del settore? Ha capito, diciamo, quello che voi fate, dove vi collocate finalmente? Come rispondono? Allora, rispondono bene. Devo dire che rispondono bene, che sono anni che noi appunto ci siamo presentati e già c'era comunque un interesse sempre maggiore negli ultimi anni, ma io personalmente sono 3 anni che in questi 3 anni ho visto già proprio un cambiamento epocale del formamentis delle persone, delle aziende nei confronti del digitale, nel tessile e nella moda. Ovviamente col Covid si sono resi conto che i cataloghi fisici che avevano erano impossibilitati ad inviarli e quindi erano bloccati, e chi aveva già adottato la nostra tecnologia si è trovata avvantaggiata perché al cliente poteva inviare il link dell'applicazione e bene o male si riuscivano a far vedere i prodotti e si poteva parlare di ordini, comunque avevano una strada in più, anche solo fosse della comunicazione in questo senso. Quindi sì, adesso ci sono le prime collezioni di moda anche totalmente virtuali, quindi ci sono, adesso non so se posso fare nomi, è meglio evitare, delle aziende molto grosse che hanno fatto proprio delle collezioni totalmente virtuali. Tu le puoi vedere non andando in negozio, neanche quando i negozi fossero aperti o sono già aperti, ma solo tramite il digitale, quindi tramite app, tramite sito, e poi la nostra tecnologia aiuta anche nel marketing, perché lo stesso
campione digitale lo puoi anche riutilizzare, quindi anche un po' in ottica di sostenibilità, per fare degli eventi del marketing, puoi fare, chiamiamoli dei flash mob materiali, puoi far comparire magari in un orario particolare o creare dei percorsi all'interno delle città che ti conducono in un punto vendita piuttosto che in un... Non so, si possono creare anche tante campagne social di engagement anche solo per il pubblico. Certo, bene, grazie Silvia. Guido, veniamo a lei. Silvia in qualche modo ha raccontato la dico un po' male, ma insomma va un po' di moda, sono nati con una sorta di salto di specie, no? Cioè da un settore sono entrati in un settore che non c'entrava assolutamente niente, e però la tecnologia sottostante si è rivelata vincente. Voi come siete nati? Da dove arrivate? Noi abbiamo una storia diversa, diciamo, non abbiamo cambiato settore, ma abbiamo cambiato mestiere, nel senso che siamo partiti da un laboratorio di ricerca dall'Università di Siena, un laboratorio di ricerca di robotica e automazione dell'Università di Siena, che ha una forte focalizzazione in robotica manipolativa e aptica, cioè la scienza che studia il tatto e le tecnologie per digitalizzarle. Io ho conseguito il mio dottorato in robotica qui all'Università di Siena, nel SIRS Lab, questo laboratorio di robotica con questa forte vocazione, diciamo, con la centralità della mano, sia essa mano robotica o mano umana nei suoi studi, guidato dal professor Prattichizzo, con il quale al termine del dottorato e insieme a un altro mio collega di laboratorio abbiamo deciso di muoverci dall'ambiente di ricerca verso diciamo un'avventura di business, verso il mercato. Durante gli anni di ricerca avevamo sviluppato vari prototipi, vari dispositivi indossabili tipicamente, che sono proprio queste interfacce aptiche, cioè dei dispositivi che riproducono sulla nostra pelle forze, vibrazioni, stimoli termici, e sono diventati il nostro speaker tattile, se vogliamo. Da lì l'idea di trasformare questi prototipi in prodotti e portarli sul mercato con in mente una varietà di applicazioni che andasse ben al di là di quelle strettamente legate alla ricerca, che appunto erano magari legate a teleoperazione robotica, anche applicazioni spaziali o applicazioni medicali. Ci siamo resi conto che questo tipo di tecnologia poteva, diciamo, trovare applicazione in tanti ambiti interessanti dal punto di vista di business, proprio e soprattutto questi legati al tessile, all'arredamento, al fashion, eccetera. E l'abbiamo fatto pensando appunto di fondare una startup, e già dai primi giorni di vita di quest'idea abbiamo incontrato poi Enovia, una enterprise factory di Milano, con cui abbiamo cofondato WeArt, e quindi diciamo, con cui stiamo sviluppando i nostri prodotti, la nostra tecnologia, i nostri prodotti e le nostre applicazioni. È nata WeArt alla fine del 2018, quindi molto, molto giovane come realtà. Quindi siete in qualche Questo modo è un po' il background. Siete una startup innovativa, avete ancora rapporti con l'università, col mondo della ricerca, e quanto è importante? Io al momento mi trovo all'interno dell'Università di Siena, quindi proprio con rapporti costanti e continuativi, perché diciamo i due mondi si autoalimentano. Le esigenze, diciamo, delle aziende vengono incanalate attraverso interlocuzioni che abbiamo noi verso anche progetti di ricerca che coinvolgono l'università per le tematiche di R&D più spinte, se vogliamo, mentre noi ci occupiamo di sviluppare prodotti molto più, diciamo, più stabili, a un livello di ingegnerizzazione più avanzato. E dall'altra parte, ovviamente, quindi portiamo avanti sia progetti di ricerca insieme, che siano sia per esempio progetti europei, quindi finanziati dalla comunità europea, sia progetti che portiamo avanti insieme alle aziende, quindi cross fertilization, se vogliamo, dei due mondi, perché come dire, WeArt sviluppa appunto prodotti più maturi dal punto di vista del design, dal punto di vista della robustezza proprio degli oggetti, ma che hanno all'interno algoritmi, scienza, se vogliamo, che viene da anni di ricerca, quindi c'è una fortissima commistione tra i due mondi. Ecco, un'ultima domanda riguarda un po' quello che diceva prima Giusy, anche a voi di WeArt. Dopo il Covid, appunto, nella fase del Covid, le aziende come hanno risposto rispetto alla vostra proposta di business e tecnologica?
Allora, c'è stata un'esplosione di interesse, anche perché, vabbè, abbiamo avuto per la fortuna di avere un bel po' di visibilità in quest'ultimo mese, e questo ci ha dato veramente tante richieste, soprattutto dal mercato, sì, della moda, del tessile e dell'arredamento, che sono mercati in cui, diciamo, la componente tattile, l'interazione tattile dell'utente, del consumatore con i prodotti, o anche in realtà con le materie prime, se parliamo della supply chain, eccetera, è centrale, è fondamentale. Pensiamo al fatto che durante un'esperienza di e-commerce magari il fatto di non poter toccare un capo d'abbigliamento rappresenta proprio una barriera all'acquisto a volte. Lo stesso vale per gli oggetti di design, per gli oggetti di arredamento. Allora, grandissimo interesse da parte delle aziende. In realtà questa tecnologia aveva destato l'interesse di queste aziende già prima del Covid, perché in realtà la possibilità di remotizzare le proprietà tattili di prodotti e farli percepire dall'altra parte del mondo senza inviare, come diceva giustamente Silvia, con un risparmio enorme di risorse in generale, senza inviare i campioni, senza inviare il prodotto, farlo con un click è chiaramente molto più efficiente, è un sogno in realtà. E questo aveva senso appunto anche prima dell'emergenza Covid. Poi tutto ciò ha assunto un enorme, il valore di questa proposta si è incrementato naturalmente proprio per il fatto che gli utenti si sono trovati improvvisamente, irrimediabilmente distanti tra di loro e distanti dai brand e dai prodotti, no? Quindi l'impossibilità di recarsi in negozio e comprare, ma non solo, l'impossibilità di organizzare eventi, come si diceva prima, ha costretto le persone proprio a trovare modi alternativi per veicolare il valore di un prodotto, di un tessuto, eccetera. E quindi farlo con questa tecnologia, arrivando direttamente a casa dell'interlocutore, quindi di chi deve acquistare, per esempio, con dispositivi piccolissimi che appunto, come dicevano, possono essere indossabili, portatili, eccetera, ma veicolano con un livello di realismo altissimo le proprietà tattili di questi prodotti, è stato veramente centrale, è stato veramente per noi, come dire, strategico, se vogliamo. Ha cresciuto tantissimo l'acceptance del mercato verso questo tipo di tecnologie e abbiamo avviato in questo periodo le interlocuzioni con tantissime aziende del mondo del fashion che di cui non diciamo i nomi, però ci hanno veramente contattato e siamo in continua, diciamo, siamo continuamente in meeting e cercando di portare poi la soluzione più adatta al caso d'uso che ci propone l'azienda, ma l'interesse si è accresciuto naturalmente. Perfetto, grazie Guido. Prima di tornare da Giusy con un'altra domanda che ho pronta, lasciamo appunto Silvia e Guido per un attimo, ma tornerò da voi e vi anticipo anche in qualche modo la domanda, che sarà un po' una domanda finale e che vuole guardare al futuro. Cioè voi in realtà lavorate, siete due appunto realtà nuove che lavorate in un settore del B2B, insomma, quindi non con le aziende, con la filiera, però mi piacerebbe capire se avete nel cassetto qualche progetto, e ne avete da quello che ci avete appena detto, che possa anche arrivare a interessare, come dire, a cogliere il consumatore finale, no? Il mondo del B2C. Perché la moda, il Made in Italy è un settore strategico per l'Italia, sviluppa miliardi di fatturato, di giro d'affari e naturalmente tutti gli italiani sono legati ai marchi che abbiamo, quindi senza poi fare nomi di marchi, però capire se dalle vostre realtà Sense e WeArt verrà fuori in futuro una cosa che, come dire, che sarà poi alla portata di tutti. Ma ci arriveremo. Giusy, ecco, torniamo al Figital, perché lei prima diceva, insomma, alla fine poi bisognerà trovare un equilibrio tra le due realtà, la parte digital su cui siamo immersi anche noi in questo momento, e però si sente un po' il bisogno di un ritorno anche alle relazioni, ai contatti, a rientrare nei negozi, a fare convegni, a fare cose più concrete. Quale sarà il punto di equilibrio nel vostro settore, naturalmente? Quale scenario si immagina? Allora, lo scenario che ci poniamo noi come classe, quello che possiamo intravedere noi dal nostro punto di vista, che è abbastanza privilegiato, perché abbiamo tutta la catena tessile e non solo tessile a nostra disposizione. Noi lavoriamo e parliamo con persone che gestiscono fibra per arrivare al brand finale e con
la gestione del social media e con l'interesse da parte del consumatore per gli ingredienti e la sostenibilità sui nostri social, noi ormai interfacciamo il consumatore quotidianamente. Per cui quando prima si diceva trade e consumer, io penso che sia... Pronto? Penso che sia una delle cose, uno degli argomenti più dibattuti in questo momento, perché la divisione tra trade e consumer è diventata sempre più sottile, perché noi per esempio che normalmente ci siamo sempre interfacciati al 90% con il trade, oggi possiamo dire che lavoriamo col trade interfacciandoci quotidianamente con un consumer che fa più domande del trade in questo momento, che vuole sapere molto di più di quello che vuole sapere il trade, perché siamo in un momento in cui il mercato ha un consumatore che vuole certe cose e un trade che fa ancora fatica a cambiare, perché è un cambiamento in atto, un grande cambiamento. Noi poi lo diciamo col sorriso, però lo sappiamo tutti cosa ci sta dietro il lavoro degli ultimi anni per cercare di... stiamo parlando di una cultura, non stiamo parlando di un cambiamento di uno scenario momentaneo, cioè cambiamo proprio il modo di fare le cose. Per cui ci interfacciamo con un qualcosa che diventerà sicuramente a molto breve digital, perché noi abbiamo visto case history molto positive di aziende che in tempi non sospetti hanno deciso di fare, per esempio, del loro punto vendita un momento di incontro e di condivisione, di visione, di presentazioni, di così molto, molto fervido e non magari solo relativo al loro prodotto, e avere poi una piattaforma online di vendita che ha quasi spodestato grandi retailers della moda che in questo momento si trovano in grande difficoltà. Per cui è chiaro che l'essere umano ha l'esigenza di rapporti, ha l'esigenza di capire in che contesto, parlavamo di cross fertilization, il fertilization dell'essere umano è fondamentale, senza quello è difficile, insomma, tu ti puoi adattare in un momento a fare solo ed esclusivamente ad avere dei rapporti lontani, ma poi a un certo punto, e lo vediamo tutti i giorni, cosa è successo appena hanno liberato le gabbie, come diciamo tutti, però dobbiamo riuscire a capire e penso che per esempio la grande distribuzione, il fast fashion abbia già compreso molto bene questo fenomeno, tanto è vero che è passato in maniera radicale, diciamo eticamente è una scelta ovviamente a cui dovremmo pensare, però ecco la riduzione di punti vendita immediata, meno 1200, l'ultima che ho sentito, a favore di altre attività, di altre cose che si svolgeranno nei punti vendita. Cioè per me questi sono chiari segni di un percorso di nuova generazione che però deve crescere. Le due cose, ripeto, devono andare di pari passo, perché far immaginare qualcosa di cui non hai proprio neanche memoria con il look e il feel, ragazzi, è dura. Cioè qualcosa dobbiamo alimentare, la nostra memoria non solo visiva ma anche emozionale deve essere nutrita, altrimenti possiamo così fare le streghe, le maghe, ma è durissima, insomma. Detto questo, è finito secondo me il tempo, e lo dico da persona che l'ha fatto in prima persona, di viaggiare come dei pazzi solo per fare una riunione per decidere un campione, e lo sappiamo tutti che questo avveniva regolarmente, perché se io non sento la mano di cui non ci si muove, no? Cioè l'abbiamo... Ecco, diciamo che oggi non solo questo può essere fatto in modo diverso, ma ha ragione d'essere perché la tecnologia si è evoluta in maniera tale che lo possiamo anche fare, dobbiamo anche dirla tutta. Cioè non è che la tecnologia dell'immaterial e diciamo della remotizzazione dei sensi è avvenuta in 2 giorni, cioè la ricerca è andata avanti per anni, per cui da una parte è andata molto bene perché tra il 2018 e il 2019 abbiamo visto veramente, non il fiorire, ma abbiamo visto che chi aveva seminato ha cominciato a raccogliere, perché ci sono delle aziende in questo momento che hanno già cominciato a usare questi strumenti, e non per eliminare una fiera o per eliminare un evento, ma per lavorare meglio, lavorare più capillarmente, da arrivare a territori e a persone che non avrebbero mai potuto raggiungere. Per cui
noi come classe supportiamo e abbiamo ricercato, e devo ringraziare anche Luca Olivini che mi sta sentendo in questo momento, che è il material manager di class che ha gestito queste relazioni con i nostri amici presenti, perché sono cose importanti, sono cose che vanno sviluppate anche quando nel mercato, quando noi ne parlavamo ai tempi, ti guardavano come ci guardavano nel 2007 quando parlavamo di sostenibilità sostanzialmente, non è che è cambiato molto lo sguardo. Però abbiamo la soddisfazione oggi di, come tutti i grandi cambiamenti violenti, perché il Covid è stata una violenza, non è stata una passeggiata, non è che ci è venuta l'influenza e ecco, è stato veramente, come tutte le cose, la lezione che dobbiamo imparare è che non si tornerà indietro, ma si andrà avanti coscienti di valori di nuova generazione, di cui parliamo da tanto tempo, ma che adesso ha un grande senso cominciare a farlo in maniera professionale. La sostenibilità non è una cosa solo civica, ma è una professione, è un qualcosa di estremamente serio dove la ricerca è coinvolta. Quando si parla di innovazione si deve parlare di innovazione responsabile e quando si parla di comunicazione deve essere una comunicazione all'altezza di queste nuove sfide. E il mercato in generale è pronto, anche perché chi torna indietro in questo momento a fare quello che faceva prima, pensando che diminuendo i costi si possa fare, sappiamo già che cosa succederà, cioè non dobbiamo fare tanti sforzi, insomma. La sfida è... No, stava finendo? Ecco, la sfida è quella. L'ultima cosa che vorrei dire è che noi come classe abbiamo adottato immediatamente l'immaterialità, perché per esempio noi abbiamo una parte della nostra attività che è dedicata a chi sta cominciando a fare il designer o chi vuole fare un percorso all'interno delle professioni del tessile, che può essere da merchandiser, product development, eccetera, che sono curiosissimi di tutti i nuovi materiali, non riescono a metterci le mani perché chiaramente fin tanto che non sei un'azienda difficilmente le aziende ti possono dare queste cose, per cui la prima cosa che noi abbiamo immaterializzato è stata proprio la nostra Smart Source. Luca Olivini ha fatto questo iCatalog che è già sul nostro sito e dove, ecco, il nostro target primario sono state le nuove generazioni per applicare questo, perché erano già pronte e poi perché era fondamentale dargli il senso del look e del tatto dopo aver scelto quelli che erano i contenuti. Quindi in qualche modo si prepara una nuova generazione digitale, i famosi ragazzi o anche un po' più già cresciuti, nativi digitali, che si trovano pronti a forse scalzare una vecchia generazione che appunto lavorava con se non ho il tocco della mano, è un orizzonte completamente nuovo anche da un punto di vista, diciamo, degli stilisti o di chi opera nel mercato. Assolutamente sì, dove le priorità sono scalzate, perché abbiamo una nuova generazione di professionisti della moda, professionisti del tessile, dove molto spesso la prima domanda è: ma è sostenibile? Magari non sanno esattamente di che cosa si tratta, ma per loro la priorità inquina, cioè cominciano a darti delle priorità che fino ad ora erano state messe un po' in coda. Che non c'erano, chiaro. E vicino a questo però c'è già l'esigenza di andare sul digital, perché non esiste solo il fisico, ma così come non esiste solo il digitale, per cui assolutamente sì. Certo. Silvia, voliamo con una magia da lei per chiederle, Silvia Rinaldi, credo che sia ancora... Dunque non la vedo. Eccola, per chiederle, prima stava elencando una serie di iniziative dal flash mob ad altre che si possono fare con la vostra tecnologia. Ecco, ripartiamo da qui, cioè in prospettiva futura, dove può arrivare la vostra tecnologia, sia in termini di fantasia, di creatività, che bisogna sempre alimentare, come diceva Giusy, diciamo, far camminare, ma sia anche in termini concreti? Allora, noi
stiamo lavorando ovviamente su più fronti. Una parte, diciamo, ancora un pochino più legata diciamo, al workflow di produzione di un tessuto, di un prodotto, quindi diciamo la fase di prototipia, sempre per andare incontro al discorso di sostenibilità, dove assolutamente tutto quello che ha detto Giusy, ma secondo noi anche la riduzione degli scarti durante le fasi di prototipia sono comunque parte della sostenibilità, quindi se anche solo riuscissimo a ridurre il numero di campioni di spreco proprio del materiale in quelle fasi di preparazione della collezione, per noi potrebbe essere già un grande passo avanti, quindi stiamo lavorando nel realizzare questi prodotti che potranno essere utili alle aziende, diciamo per uso interno, se così vogliamo definirlo, per limitare la produzione di campioni o di prototipi nella creazione della collezione, nonché velocizzare i cosiddetti trasporti, quindi non ci sarà più bisogno del campione unico che viaggia in giro per il mondo per essere visto, criticato, modificato e quant'altro. Ci saranno delle specie di stanze virtuali all'interno delle quali chi avrà peso nella decisione finale potrà vedere in formato immateriale il campione, apportare delle modifiche, e le modifiche avverranno solo in formato digitale, quindi non ci sarà bisogno di rifare n.000 prototipi o campioni per arrivare al prodotto finale che poi andrà in produzione. Questa è una prima parte sempre legata, diciamo, alla sostenibilità. Sono andata un po' fuori tema, ma cercavo di seguire tutti i passaggi del futuro. Un altro è quindi tutta la parte di prototipia, e poi tutta invece più legata all'utente finale, l'idea di poter creare questi oggetti immateriali e utilizzarli per creare showroom virtuali, fiere virtuali in sostituzione o affiancate a quelle, si spera a breve, fisiche, per sostituire buying session, che sempre in questo periodo sono state comunque cancellate, quindi aiutare le aziende anche in questi termini. Tutto quello che poteva essere un'occasione diciamo sociale, proprio di interazione, tramite questa tecnologia potrà essere sostituita, quindi fiere, buying session, showroom virtuali a favore proprio del pubblico. L'e-commerce ovviamente, quindi l'e-commerce non sarà più filtrato da uno schermo, le foto a 360 con tutti gli zoom saranno ovviamente utilissime, ma c'è sempre una sorta di distacco col prodotto finito. Invece con l'oggetto immateriale noi possiamo posizionare come fosse un manichino all'interno del nostro ambiente, quindi della nostra casa, del nostro negozio, possiamo ruotargli intorno a 360 gradi come fossimo veramente di fronte a un manichino, ci possiamo avvicinare, vedere i dettagli proprio come faremmo, è più umano come rapporto, perché non c'è più lo zoom col dito, ormai zoomiamo qualsiasi cosa col dito, tra un po' anche la carta, per vederle ingrandite. Invece si ritorna un po' a un atteggiamento anche proprio fisico con l'oggetto immateriale, di mi avvicino per vedere un dettaglio. È la stessa identica situazione, quindi l'illusione è anche un po' quello. Stiamo lavorando su un altro prodotto che servirà per le vendite in remoto, quindi sarà proprio come essere in una fiera fisica, cioè il venditore sarà virtualmente di fronte al suo compratore, potrà guidare lui la scelta, come se avesse proprio parliamo del tessile, facciamo l'esempio del tessile, come se avesse la sua valigia da 70 kg di tessuti, e in base alle richieste della persona che si trova di fronte, seleziona la bunch o la collezione che più si addice. La stessa cosa potrà essere fatta tramite il digitale. Lui avrà a disposizione tutta la sua collezione con lo smart device. Ci sarà anche questa parte di interazione da parte del suo cliente dall'altra parte del mondo, e quindi si potrà avere una sessione di vendita, mettiamola così, immateriale, ma come se fossimo di fronte. Quindi si cerca di ridurre un po' la distanza e il filtro dello schermo tra le due persone.
Poi c'è tutta una parte legata, un po' come diceva Giusy, alla didattica, quindi dare la possibilità anche agli studenti di moda, nelle scuole di moda, piuttosto che di poter accedere ai nostri cataloghi creandone degli altri. Adesso poi è tutto un po' stiamo ancora un po' pensandola questa cosa, ma comunque mettere i nostri strumenti a disposizione degli studenti o dei piccoli designer in modo che possano essere più sostenibili e creare il loro catalogo e diffonderlo senza bisogno di creare milioni di prototipi, milioni di cataloghi con spese probabilmente insostenibili, quindi un po' più democratico come concetto. E poi gli eventi, quindi appunto abbiamo creato caccia al tesoro in materiali, quindi oggetti che compaiono in giro per la città, che ti danno come dire, l'indizio per andare in un altro punto, quindi appunto un po' proprio come fosse una caccia al tesoro, che fatalità magari ti porta di fronte al punto vendita nuovo, piuttosto che la giornata dove c'è l'evento, la sfilata, tutte anche molto gaming per alcuni punti di vista, per alleggerire, per fare un lancio di una collezione in un modo un pochino diciamo 4.0 barra originale, tutto un po' questo. Originale è dire poco, direi, è molto magic appunto. Guido, sì, Guido, ci stiamo avvicinando alla conclusione, però naturalmente un ultimo sguardo anche lungo verso il futuro, questo viaggio anche molto affascinante che ci avete fatto fare, la nuova frontiera, l'ultima frontiera del tatto. Che cosa ci aspetta? Su cosa state lavorando? Avete in cantiere qualche progetto concreto e anche più in là? Dove potrebbe arrivare questa vostra tecnologia? Ok, allora parto dal presente. Al momento, diciamo, uno dei progetti più concreti è quello che stiamo portando avanti con un leader nel settore dell'arredamento in Europa per la realizzazione di una customer experience innovativa che dà la possibilità di toccare, all'utente di toccare oggetti non fisicamente presenti in negozi. Questo brand aprirà dei negozi piccoli in centro città a breve, e quindi lo spazio fisico sarà tale da non poter ospitare gran parte dei loro oggetti di arredamento, per cui questi verranno completamente digitalizzati e fruiti da parte dell'utente in maniera digitale attraverso questo tipo di device. Questo progetto è partito in epoca pre-Covid, ma ovviamente acquista ancora più valore ora, in un momento in cui anche gli oggetti presenti in negozio a volte non sono accessibili tattilmente per ragioni di contenimento del virus. Per cui l'esperienza completamente personale e che avviene con dei device facilmente sanificabili, eccetera, acquista ancora più senso. Questo è quello che stiamo facendo adesso. Stiamo discutendo, come dicevo, con tanti brand nel mondo del tessile, della moda, eccetera, per la realizzazione di applicazioni che vanno dal catalogo, comunque dall'esperienza di e-commerce all'evento digitalizzato, in un approccio che è di tipo B2B2C, se vogliamo, quindi arriviamo con i device agli utenti attraverso, diciamo, veicolati da un brand che propone l'applicazione, ma se guardo al futuro, noi abbiamo in mente, stiamo sviluppando una versione più semplice, se vogliamo, con costi più ridotti del nostro speaker tattile, che sarà un prodotto B2C. Stiamo lavorando anche al design di una campagna crowdfunding, perché per noi, diciamo, la tecnologia aptica sarà una tecnologia nelle tasche di tutti, un accessorio del nostro tablet e del nostro cellulare, integrato, se vogliamo, anche nella cover, o comunque un accessorio che portiamo tutti e che diventa uno strumento di espressione anche degli utenti, per poter condividere a distanza con altri utenti, per esempio, dei contenuti digitali che sono aumentati con una traccia tattile che si va ad aggiungere a quelle audio-video, o condividerle sui social oppure in videochiamate come quello che stiamo facendo. Chiaramente questa base di distribuzione di device poi diventa uno strumento anche per i brand per fare operazioni di marketing, per veicolare contenuti legati ai loro prodotti, eccetera. Quindi questa è un po' la visione più a lungo termine. Quindi in qualche modo si potrà arrivare, dico male naturalmente forse, però mi corregga, a avere sui nostri smartphone anche non so, una cover che mi dà la possibilità del tatto, di toccare qualcosa che qualcun altro sta toccando da un'altra parte, magari del mondo. Questo è uno dei nostri device che
diciamo, messo così dietro al cellulare e già la fa diventare già un cellulare aumentato col tatto. Quindi questo ti applica forze, vibrazioni e stimoli termici. Quindi io potrei essere sui social, diciamo, e condividere una storia oppure vedere un video di un mio amico dall'altra parte del mondo che, oltre a farmi vedere quello che sta vivendo, mi fa anche toccare gli oggetti che sta toccando. E questo potrebbe arrivare sul mercato consumer? Sì, questo sul mercato consumer con un target price di poche centinaia di euro, quindi un device sicuramente accessibile, e stiamo lavorando proprio nella direzione di ridurre i costi, ovviamente con volumi di produzione diverse e con una tecnologia e una robustezza dei device adatta al B2C. Al momento invece, diciamo, stiamo affinando tutto questo attraverso invece applicazioni che disegniamo direttamente con le aziende. Ecco, prima di richiamare Enrico e avviarci verso il finale di questa mattinata con magari le domande del pubblico, no, un'ultima domanda ai due start-upper, se mi permettete, Guido e Silvia. Siete due realtà italiane, io diciamo ci avete raccontato quello che voi state facendo e le prospettive mi sembrano assolutamente di oltre che molto interessanti, di grande potenzialità. Ecco, naturalmente il tema poi è sempre quello che quando una realtà italiana cresce o non cresce troppo, si interfaccia con un mondo che invece ha delle dimensioni appunto da aziende unicorno o da mercati miliardari. Nel confronto internazionale, dal punto di vista della tecnologia e anche delle vostre ambizioni, come vi ponete? Cioè siete gli unici ad avere queste tecnologie, ci sono altri che stanno lavorando, vi confrontate, collaborate con mercati appunto mondiali? Perché poi è questa oggi la sfida vera per un'azienda piccola ma che vuole crescere, credo, no? Sì, parto io. Guido? Sì, allora noi non siamo l'unica azienda a produrre tecnologia aptica, ci sono altre aziende, ma diciamo numero minore di 10 nel mondo che sviluppano questa tecnologia aptica, però hanno diciamo tutti, sì, in Italia siamo gli unici, perché è una tecnologia relativamente nuova, complessa, eccetera. Quello che ci differenzia, diciamo in maniera importante rispetto ai competitor, di fatto è un approccio diverso. Tutti i competitor, tutte le tecnologie aptiche sono sempre state pensate per applicazioni di realtà virtuale aumentata, gaming, magari training industriale o medicale e non di più. E questo, diciamo, ha portato alla costruzione di device magari ingombranti che possono essere utilizzati in ambienti particolarmente strutturati, no? I guanti, eccetera, che indosso, laddove posso indossare un headset, posso indossare anche un guanto attuato, magari con sensazioni tattili. Quello che invece proponiamo noi è un concetto diverso. Device molto piccoli che diventano accessori per i cellulari, per i tablet, che immaginiamo la gente possa usarli anche sull'autobus se vogliamo, no? Quindi il primo fattore differenziante è il trade-off tra, diciamo, ingombri molto ridotti, volumi molto ridotti e un altissimo realismo però della sensazione tattile, che è garantito dalla seconda fattore differenziante, che è la presenza del microfono tattile. Tutti i competitor di fatto quello che fanno è sviluppare prodotti, interfacce che applicano sulla pelle degli utenti vibrazioni artificiali che sono molto simili alle notifiche del nostro smartphone o forze, eccetera, che vengono programmate a codice. Noi invece abbiamo sviluppato una tecnologia brevettata, per quanto valga in Italia rispetto poi ai competitor dell'est, eccetera, una tecnologia che è il microfono tattile, che appunto acquisisce dal mondo reale. È un po' la differenza tra ricreare il suono di un violino con un sintetizzatore oppure registrarlo con un microfono. Lo stesso facciamo noi con i materiali, quindi questo è un po' i fattori differenzianti. Chiaramente il mercato insomma, sappiamo tutte le difficoltà a cui va incontro una startup quando propone una roba altamente innovativa. Ci stiamo cercando di proteggere con la protezione della proprietà intellettuale in maniera strategica e con un occhio molto attento a questo, perché chiaramente sappiamo che potremmo essere divorati. Ma beh, diciamo che su questo ultimo passaggio gli altri fanno i furbi, no? Ma mentre voi brevettate. No, ma brevettano tutti, in realtà ci sono aziende che brevettano e basta, e poi non realizzano nulla, i patent troll famosi. E nel mondo dell'aptica ce ne sono e lo fanno da anni. E ovviamente poi quando metti le mani sulla tecnologia vera, è lì che ti viene, no, l'idea giusta, o comunque quando ti trovi a risolvere i problemi, è lì che trovi la chiave per brevettare. Se brevetti le idee, quelle hanno meno valore, meno forza. Certo. Silvia, anche per voi questo confronto internazionale come si pone?
Più o meno siamo allineati con Guido, adesso ambiti diversi, ma diciamo adesso poi sicuramente questo mondo è in continua evoluzione, quindi magari ieri sera è nato qualcosa e io non lo so. Quindi diciamo per quello che ne so io a oggi, sicuramente ci sono tante aziende anche di valore, di qualità, che si occupano di modellazione 3D, di diciamo prototipia, o comunque non siamo gli unici in quel senso, ci sono anche tanti strumenti CAD, cosa che noi non stiamo andando non vogliamo assolutamente metterci in competizione con loro, perché eventualmente ci possiamo considerare come un'estensione di tutti quei programmi proprio per la progettazione di un tessuto piuttosto che di un capo. Noi abbiamo voluto dare un po' vita a quello che questi strumenti creano. Per ora io non ho ancora visto nessuna azienda che si occupasse di dare vita proprio a, per esempio, ai tessuti con la simulazione. Vediamo delle aziende che fanno dei rendering meravigliosi, che hanno un fotorealismo legato alla trama, al colore, che si occupano di questo, le scansioni, piuttosto che però poi il passaggio successivo, quello della simulazione, dell'illusione del tatto, o meglio, sì, vabbè, del comportamento, della leggerezza, di quello che potrebbe essere l'effetto dell'avere un campione in mano, non l'abbiamo ancora notato. Noi adesso da un paio di settimane abbiamo lanciato sul mercato un'altra applicazione che si basa un po' sulla filosofia di questa del tessile, però legata a tutte le superfici, quindi si parla di metallo, di pietre, di concreto, di cemento, di qualsiasi superficie, perché, finitura che vi venga in mente. È un po' più legata forse al mondo del design, perché appunto si occupa di piastrelle, di qualsiasi materiale di legno, però ha lo stesso principio, quindi simulare i comportamenti della luce, del materiale nel momento in cui viene colpito dalla luce, come la temperatura della luce va a come dire, influenzare il colore del tessuto o del materiale. Per quello abbiamo creato uno strumento dimmer, quindi la possibilità di selezionare la temperatura di luce, calda, fredda, naturale, poi ci sono quelle standard nel tessile, la D50, la D65, dove proprio abbiamo la possibilità di far vedere come quel tessuto o quel materiale si comporterebbe se fosse esposto a diverse source luminose. Quindi un po' questo è quello che stiamo facendo, e onestamente io a oggi non ho visto nessuno che si stia occupando di questa dar vita al catalogo. Perfetto, grazie. Ecco, posso dire una cosa a questo velocissima? Prego. Uno dei criteri per far parte di class non è tanto essere sostenibili, ma quanto avere qualcosa di, diciamo, che riesca a sollevare la barra, diciamo, degli standard e riuscire a ispirare il mercato. Per cui non è che tutti quelli che fanno tessuti sostenibili o finissaggi finiscono in class. Noi selezioniamo cercando di dar voce a quelli, e dar voce e visibilità a quelle aziende che fanno quel qualcosa in più tutte le volte, con la tecnologia, con la ricerca, eccetera. Quando abbiamo fatto una categoria ad hoc per questi signori, li abbiamo inglobati proprio perché sono unici. Poi è vero, questo è un territorio dove tutti i momenti nasce e muore qualcuno alla velocità della luce, però il tipo di diciamo di valore, di servizio e di potenzialità, perché non dimentichiamoci che questo è un inizio, non siamo ancora arrivati da nessuna parte, cioè quella che è la vostra potenzialità è davvero inesplosa a 360 gradi. Per cui quando noi abbiamo deciso come class di farli entrare perché sono unici, perché così non c'è niente, e poi la seconda cosa ancora più importante è che si possono usare da domani, cioè tu non devi aspettare i prossimi 10 anni per dire adesso mi dà una mano a fare quello che non riesco a fare, cioè è una cosa che va applicata, e come molto spesso lo è l'industria italiana è tutto customizzato,
per cui non è una cosa che tu fai e la dai a tutti quanti nello stesso modo. Capisco la difficoltà del brevetto, ma capisco anche la potenzialità di poter dare delle soluzioni chiave in mano che oggi sono più che mai importanti, perché arrivare al consumatore attraverso il Phygital significa anche capire chi è il tuo consumatore. Abbiamo tanti consumatori che vogliono cose diverse, per cui per noi è stato un doppio onore, perché cavolo, finalmente gli italiani anche in questa parte di discorso, per cui ecco, solo per dire che ne fanno parte proprio per questa unicità. Certo, assolutamente. Enrico, siamo andati forse un po' lunghi rispetto ai tempi che ci avevi dato. Sì, però benissimo, è stato tutto ovviamente interessantissimo. Abbiamo un po' una domanda adesso. Prima delle domande comunque vi ricordo a tutti quanti che adesso abbiamo registrato questa chiamata e sarà disponibile poi anche sui nostri canali, sul sito e su YouTube. Abbiamo una domanda da parte di Milena che ci chiede: avete calcolato come e quanto possono incidere queste innovazioni sul carbon footprint? Chi può rispondere? Allora, io personalmente conti alla mano no, io posso solo dire che a grandi linee che noi ci stiamo come dire, adoperando perché si riescano a ridurre, come un pochino avevo accennato prima, gli sprechi proprio a livello di materiale, quindi anche tutta la fase di dismissione dei materiali, sia per il prodotto finito che per il tessile che tutti gli altri, e quindi si possa togliere tutta quella parte. Noi cerchiamo di aiutare anche nella riduzione dei campioni, quindi se una collezione di un'azienda tessile fosse costituita da, adesso dico numeri un pochino a caso, però da 300 tessuti, nel senso mani diverse, strutture diverse e 4.000 varianti colore, in questo caso l'azienda potrebbe inviare una collezione completa a un cliente solo con 40 campioni fisici e tutte le variantature come dire, inviarle tramite applicazione, quindi una riduzione estremamente alta nella produzione del campionario, se così lo vogliamo indicare. La stessa cosa vale per gli agenti che non dovranno più girare con 70-80 kg di valigie, ma con un iPad e qualche campione. Idem per i viaggi, quindi una riduzione anche nei viaggi e nei trasporti, anche qualora la gente dovesse fisicamente spostarsi, non dovrà più caricare l'aereo con questi chili di valigie, ma con un numero estremamente inferiore di peso. Quindi se tutto questo lo possiamo far valere come dire, valore utile alla riduzione, lato nostro diciamo almeno questo, e poi sicuramente anche altri che in questo momento non mi vengono in mente, ma sicuramente sì. Il risparmio sarebbe altissimo. Al packaging. Sì, scusa, ho dimenticato anche il packaging, tutta la parte di diciamo marketing delle aziende, le fiere, se fossero anche solo gli stand delle fiere con i nostri strumenti, in pratica tu in uno stand di estremizzo 1 metro per 1 metro potresti far vedere tutta una collezione di abiti, per esempio, piuttosto che di tessuti, perché il manichino, prendi solo l'area del manichino, sostituisci il manichino in materiale, li puoi far vedere potenzialmente tutti. Quindi idem per i trasporti, le fiere potrebbero essere realizzate magari con un campione fisico, giusto e tutti gli altri immateriali. Sì, direi che è abbastanza. Adesso i numeri specifici non li so, ma così a occhio mi viene da dire una buona percentuale. Grazie. Altre domande? Enrico, ce ne sono altre? No, adesso non vedo. Alcune persone appunto mettono in evidenza anche molto l'importanza anche del lato emotivo
della tecnologia di WeArt. Quindi Guido, ci dici appunto, ci parli un po' di questo? Assolutamente sì. Allora, il tatto è il senso delle emozioni. Infatti, quando siamo particolarmente colpiti da un evento, diciamo che ne siamo toccati, non è un caso. La nostra pelle è uno dei canali più importanti che abbiamo per veicolare emozioni, e diciamo l'interazione tattile produce a livello inconscio dei segnali, delle memorie molto più profonde rispetto a quanto avvenga soltanto con l'audio e il video. Se parliamo poi di coinvolgimento emotivo, questo è vero anche nel coinvolgimento tra persone, no? Cioè non solo tra persone e prodotti, ma soprattutto tra persone. Se parliamo di oggetti, di prodotti, quindi l'interazione tattile è fondamentale per produrre memoria a lungo termine, un coinvolgimento emotivo dell'utente verso il prodotto e quindi verso il brand, proprio perché il senso del tatto ha questo altissimo potenziale di agire a un livello inconscio molto più profondo. Tra l'altro è stato pubblicato nel 2018 uno studio di neuroscienze in cui venivano effettuati vari esperimenti, e si è osservato con degli utenti che, diciamo, oggetti che vengono soltanto visti o oggetti visti e anche toccati, nel secondo caso questa memoria, se richiamata dopo settimane, è molto più duratura, molto più forte. Cioè io ricordo molto di più a distanza di settimane oggetti con cui ho interagito anche tattilmente, e questo la dice lunga sulla possibilità cioè sulle potenzialità di inserire tatto digitalizzato per esempio nei cataloghi digitali, per esempio sul sito di e-commerce, per creare se inizio a toccare digitalmente un oggetto è come se lo facessi praticamente in parte già mio, quindi vado molto, diciamo, verso l'acquisto, se vogliamo. Comunque in generale me ne ricordo in maniera molto più profonda, e questo connette gli utenti sia ai prodotti e quindi ai brand. Perfetto, grazie. Bene, io direi che abbiamo fatto un'ora e mezza di chiacchierata sì. molto densa, molto interessante. Abbiamo parlato di moda e magia, di economia, molto di futuro. È stata una mattinata molto ricca. Io direi che chiudiamo. Non sono solito fare discorsi di chiusura. Insomma, avete messo lì molti argomenti molto interessanti. Spero di avere modo, per il pubblico, insomma, che abbia modo poi di riprenderli. In bocca al lupo a tutti quanti per le vostre attività. Ringrazio Guido Gioioso, co-founder di WeArt, per essere stato con noi, Silvia Valeria Rinaldi, Chief Magic Officer di Sensi Material Reality, e Giusy Bettoni, CEO e founder di Class, e naturalmente Enrico Zilli per aver organizzato tutto quanto. Grazie anche a Fabio Fabio. Grazie mille. Allora, buona giornata a tutti. Allora. Grazie mille. Ciao a tutti. Ciao. Arrivederci.